Poi arriva mezzogiorno arriva il papà e il papà ovviamente vuole che mangiamo insieme. Ciao studenti di italiano e benvenuti a un altro video di Italy Made Easy. Oggi ho una chicca per voi. Ti invito ad ascoltare una conversazione che ho avuto con Francesca, una collaboratrice di Italy Made Easy, in cui parliamo della sua vita personale. Questa è un'opportunità incredibile per te per migliorare il tuo italiano, espandere il tuo vocabolario, imparare qualche espressione idiomatica, qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare e, perché no, spero anche di divertirti. Ti lascio con questa conversazione, trovi i sottotitoli in italiano e la traduzione in inglese, decidi tu che cosa usare, niente o i sottotitoli, e ti chiedo scusa se l'audio di Francesca non è perfetto, ma era una chiamata e quindi questo è l'audio. Buona visione e buon divertimento. Ciao. Perfetto, perfetto. Francesca, cara, buongiorno. Ciao carissimo, come stai? Come va? Benissimo. Bene, 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 bene tu? Sto molto bene. Sono in Italia al momento e fa Mhm. molto freddo. Fa freddo, ma aspetta, allora, Fa freddo. fa- facciamo una cosa. Chi guarda questo video non ti conosce, vorresti Ok, presentarti prima? Vai. chiaro. Allora, io sono Francesca, l'età di una signora ovviamente non si dice, e sono ovviamente italiana Sei di più, Bergamo. sei più giovane di me? Quello si può Sono più dire? giovane. Certo, certo. Vabbè, Ok. dai, lo dico, spoiler, ho No, no, 32 no, 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 no. anni. Non ho sentito. Non hai sentito? No. Hai sentito? Hai No, sentito? L'hanno veramente. sentito tutti? Non l'ho sentito, Non ti l'ha- giuro. Quanti No, anni ho? non lo so. Non hai sentito? Non lo so. Ne ho No, 32. 32, ma sei una fanciulla. Sei Grazie, praticamente caro. una bambina. Vai, continua. Una, Allora, praticamente una bambina e sono di Bergamo, nata e cresciuta a Bergamo e vivo da 12 anni all'estero. Quindi io molto molto giovane, all'età di 19 anni, dico ai miei genitori, sapete che io me ne vado e sono partita. Ho lasciato il mio moroso storico e sono partita e sono andata. Mi sono trasferita a Londra e non sono più Ah, tornata. ok. Vabbè, quindi 12 anni che non sei, cioè che sei andata all'estero. Ma dimmi un attimo, Esatto. Bergamo, chi non conosce Bergamo? Dov'è? Dov'è Bergamo? Allora, Bergamo si trova in Lombardia, che è nel nord Italia. Si trova, tutti conoscono Milano più o meno, quindi si trova un po' più su. Bergamo è più vicino alle Alpi e Bergamo si trova comunque nella pianura. È una città stupenda che io veramente consiglio a tutti di visitare. È divisa in due parti. C'è la città bassa e Mhm. la città alta. La città bassa è insomma dove ci sono tutti i paesini, dove c'è Bergamo città principale. La città alta è uno spettacolo, è praticamente la città vecchia, è circondata Mhm. dalle mura ed è una poesia. Ah, Poi ok. adesso che è periodo natalizio è bellissima. Ma ascolta, sta nevicando, no? No, nevica domani, hanno detto. Mamma mia, la neve. Domani è giovedì, quindi io non vedo l'ora. Certo, Sono immagino, sì, molto sì. contenta. Sono La molto neve è bella. contenta. Ascolta, Sì, allora, ti faccio qualche dimmi, domanda personale, bruciapelo. decidi tu, bruciapelo, Certo, personale, quindi bruciapelo. abbiamo detto l'età, chi l'ha sentita, chi non l'ha sentita, non l'ha sentita. Ehm, che altro? Dimmi, io non so molto di te, hai una famiglia grande, hai una famiglia piccola, quanti siete? Sei Allora, cresciuta in campagna, in città? Dimmi, dimmi. allora, io ho un fratello Mhm. e basta. Un fratello più grande che basta Più e grande. avanza. Sì. Mhm. Ehm, con il Quanti, quale pi- quan- abbiamo...
Dimmi. Quanti anni ha più di Uno, te? uno, Uno. Oh, uno, wow. Mm. uno. Pensa che prima che nascessi, mio fratello, insomma, ha chiesto alla mamma di avere, voleva tanti fratelli, tanti quanto una squadra di calcio. Poi sono arrivata io, ho detto, mamma, va bene così, basta, Basta, non ne basta. voglio più, basta, basta. Ah, Ovviamente la mamma e il papà e poi la mia mamma ha tre fratelli e ognuno di loro ha due figli, il mio papà un fratello con due figli e siamo una sì. famiglia molto, molto unita. Una Oh, famiglia molto bene. unita e sì, molto bella, sono molto Buono. fortunata. Sì. Poi Quindi sai che tu... per noi la famiglia è molto Mhm. importante, quindi sono Quindi fortunata. quando sei a casa a Bergamo vedi tutti i tuoi cugini o bene o male loro Allora, non abitano più non lì? abitano, siamo un po' sparsi perché alcuni sono sul lago di Iseo, mia cugina Mhm. vive in Olanda, quindi cerchiamo di vederci il più possibile. Solitamente facciamo un pranzo o una cena tutti insieme, però solitamente cerchiamo di vederci. Poi quelli che ovviamente vivono nel paese facciamo la colazione, ci vediamo un po' di più, però cerchiamo di fare proprio il tipico pranzo italiano tutti Mhm. insieme, quello Quindi, assolutamente. diciamo, adesso tu sei in vacanza a Bergamo, giusto? Sei in vacanza più o Beh, meno? No? più o meno in vacanza, nel senso che vabbè, adesso col lavoro che faccio posso stare ovviamente dove voglio, quindi sono praticamente sì. Io quando sono dalla mamma e papà sono sempre Esatto. in vacanza. Quindi, ma qual è la Relax, tua... faccio niente. Quindi, dimmi la tua giornata tipo, la tua giornata tipica a Qua, Bergamo, ora che... adesso che sei questi giorni che sei lì. allora, la mia giornata tipo è alle 6 del mattino i cani mi svegliano. Quanti cani I hai? cani, due. Uno si chiama Ron e una si chiama Molly. Molly l'abbiamo adottata recentemente. È vecchiotta, già 8 anni, ma un amore di cane. Mhm. E quindi loro mi svegliano, alle 6 arrivano, stiamo nel letto fino alle 7, più o meno, poi mi sveglio, il mio papà è al lavoro, quindi io faccio colazione con la mia mamma, ci sediamo in salotto, beviamo il caffè, poi solitamente usciamo a fare una passeggiata con la mia zia, magari ci beviamo un altro caffè, e Ah, poi ah. torno e accendo il computer, faccio i miei lavoretti, le cose che devo fare. Poi arriva mezzogiorno. Mezzogiorno arriva il papà e il papà ovviamente vuole che mangiamo insieme. Quindi pranziamo insieme e io poi riattacco a lavorare, lavoro un pochino, poi magari alle 4 esco con la mamma, facciamo un'altra passeggiata, un altro caffè e, Cavolo! e poi la sera vado a dormire prestissimo, eh. Qua mm, Mm, alle 9 e mezza, 10 sono a letto, io tranquilla, ti anche perché fa batto. freddo. Io ti batto, però vabbè. A che ora vai a letto? Alle 8? Cacchierola! Alle 8, a volte anche prima, però mi vergogno di dirlo in televisione, quindi alle 8. Alle 8. Alle 8 e 8, mezza ma anche. guarda, qua alle 5 è buio pesto, Mhm. quindi Immagino, sì. figurati per me alle 5 qua buio pesto, alle 9 io sono pronta per andare a letto praticamente. Però sì, alle 9, 10, poi sono talmente rilassata qua a casa con i miei che Eh, vado a letto proprio tranquilla. E immagino. quindi, Ascolta. esatto. Scusa se interrompo velocemente. Se trovi questo video utile, ti chiedo un favore, solo uno, di fare mi piace a questo video. Continua. Un'altra domanda personale Faccia della tua sapere. vita? Sì. No, no. Che lingue parli? Tu sai, io I love. sono amante delle lingue, quindi mi interessa sapere sempre che lingue parlano le altre persone. Io parlo l'inglese, che è stata la mia prima, la prima lingua che ho imparato a scuola, perché sai che qua
già a 7 anni a scuola impari l'inglese, una o 2 ore alla settimana, adesso non Mhm, ricordo. mhm, Poi ho studiato tedesco a scuola che non mi ricordo assolutamente nulla, purtroppo. mhm. E parlo quindi l'inglese, spagnolo e il portoghese, che ho un po' perso sinceramente e non parlo bene come dovrei, perché avendo vissuto in Portogallo avrei dovuto, insomma, impararlo meglio. Mm. Poi, ma- Ehm, poi magari parliamo del Portogallo perché anch'io ho vissuto in Portogallo, quindi è una bella Stupendo, chiacchierata quella, sì. E, assolutamente. ok, quindi hobby, che cosa fai nel tempo libero? Allora, a me piace molto andare in bicicletta da morire e mi piace molto la fotografia analogica. La Ho questa fotografia? passione analogica, film, Ah, ok. Mhm, mhm, sì. quindi è una cosa che a me appassiona tantissimo. E Che nel mio macchina tempo fotografica libero hai? ho Che macchina hai? Una Una Nikon. Nikon F301. Pensa che la mia prima macchina fotografica analogica è stata una macchinona gigante che mi sono fatta arrivare dall'America. La usavano per i servizi fotografici di moda, però era un Ah, mattone di macchina. Quindi poi in Portogallo ho fatto un trading, ho venduto, ho acquistato, adesso ne ho una un po' più piccola, un po' più pratica. Ed è una ah, cosa che a me, cioè proprio una poesia top, top. bellissimo. Io, la mia prima macchina è stata una Yashica, che non esiste più come Ah, marca. no, Non infatti le credo trovi, ma esista. proprio di seconda mano, quarta, quinta, non le trovi più. Le trovi online, Sì. Ah. però sì, sono proprio Ma quelle, quindi è quelle vere. facile oggigiorno trovare i rullini per la macchina fotografica analogica? Dove li trovi? Allora, tu trovi i rullini, ma non trovi la gente che ti sviluppa i rullini. Che- Quindi le sviluppi tu? No, io No? allora, in Portogallo è molto più facile, per esempio, e costa poco, perché pensa che costa 5 euro a sviluppare un rullino. Bene. Dove vivo Mhm. al momento, qua in Italia mi hanno fatto pagare 15 euro e ho aspettato 3 settimane Mhm. e poi mi hanno dato il CD con le foto che voglio dire, ma fare? E poi adesso è tutto Oh, e sai che è tutto digitale, quindi loro ti mandano un link e poi tu le sì. scarichi sul computer, perché obiettivamente Ok. cosa me ne faccio Sì. della foto? E dove Beh, vivo io, non dove vivo io, ma vicino, ho trovato questa coppia di anziani che hanno questo studio fotografico e loro mi sviluppano un rullino per 10 euro in un'ora. Fantastico, perfetto, perfetto, perfetto. perfetto.